Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Oggi andremo a vedere 4 consociazioni su cui cominciare a lavorare nel mese di marzo all'interno del nostro orto per migliorare la produttività delle nostre piante e per ridurne la sensibilità alle malattie e ai parassiti. Andiamo! Oh, mi raccomando, non dimenticate di abbonarti. Ad oggi in campo abbiamo già aglio, cipolle, porri e carote che sono stati seminati. E sostanzialmente le piante appartenenti alla famiglia delle Aliacee, quindi cipolle, aglio e porri, hanno un effetto repellente, quindi le utilizziamo in consociazione per aiutarci a tenere lontani alcuni parassiti. Per il resto delle piante abbiamo già seminato tutto all'interno della nostra piccola serra che adesso vi andiamo a mostrare. Abbiamo zucchine, rape, melanzane ancora un po' indietro, broccoli, cavolfiori, insalate, peperoni, qualche piantina di girasole, piselli, pomodoro ciliegino, pomodoro San Marzano e piselli. E qui abbiamo anche il nostro basilico. Allora sì, i piselli normalmente si seminano direttamente in campo, però siccome io vivo in un ambiente molto umido e negli anni passati ho avuto grossi problemi con le lumache, nonostante abbia messo in atto strategie di cui abbiamo parlato anche in un altro video, quest'anno ho deciso di trapiantare tutto praticamente per avere meno problemi di perdita causati dalle lumache. Quindi in questo caso anche quest'anno abbiamo deciso di seminare in semenzaio anche i piselli che poi andremo a trapiantare. Una classica consociazione che andremo a fare è pomodoro e porro. È interessante perché il pomodoro protegge il porro dalla mosca del porro, quindi il protegge da un parassita, e il porro sostanzialmente non va a competere in maniera eccessiva con il pomodoro a livello radicale perché ha un apparato radicale meno sviluppato. Una cosa molto importante e soprattutto da evitare è di consociare pomodori e broccoli. Nonostante il pomodoro sia interessante perché ha un effetto repellente nei confronti della cavolaia, la competizione che si va a creare tra pomodoro e broccolo in termini di nutrienti, soprattutto per azoto, fosforo e calcio, crea dei problemi di sviluppo per quanto riguarda il pomodoro. Come sappiamo, il pomodoro è una pianta che soffre la mancanza di calcio, che comporta poi il marciume apicale, quindi la sottrazione del calcio da parte del broccolo andrebbe ad accentuare questa sua sensibilità. Inoltre, chiaramente competendo anche per azoto e fosforo, ovviamente avremo dei problemi di sviluppo a livello radicale e di sviluppo dei frutti. Altro problema legato alla consociazione è che il broccolo può produrre delle sostanze allelopatiche che vanno a inibire lo sviluppo radicale del pomodoro. Quindi mai insieme questi, mai. Ovviamente è ancora presto per trapiantare i pomodori, questi sono troppo piccoli e oltre al fatto di essere troppo piccoli, le notti sono ancora troppo fredde, quindi aspettiamo ancora un pochino, aspettiamo ancora che si accrescano un po' e che le notti diventino un pochino più calde. A quel punto andremo a fare i nostri trapianti. Zucchine, rape e cipolle. Questa è una consociazione che io trovo molto interessante perché da un lato abbiamo la cipolla che con il suo effetto repellente protegge le rape e dall'altro abbiamo un'ottimizzazione dello spazio. Siccome andremo a coltivare come sempre, come facciamo ormai da anni, le nostre zucchine in verticale, andremo a liberare una grande porzione di spazio al di sotto delle nostre piante, dove andremo poi a coltivare le nostre rape e le nostre cipolle. Piselli, carote e basilico. Questa è una consociazione, diciamo, delle più classiche, ma è anche una di quelle più efficienti,
quindi la consideriamo una consociazione eccellente. È una consociazione eccellente perché il pisello, come sappiamo, è una pianta azotofissatrice, quindi svilupperà a livello radicale dei noduli in simbiosi con il batterio Rhizobium che andrà a fissare l'azoto atmosferico. L'azoto atmosferico, che sarà quindi a quel punto poi disponibile per le piante vicine, andrà a migliorare lo sviluppo fogliare delle carote e del basilico. Inoltre, l'altro aspetto interessante è il fatto che la carota e il pisello occupano due strati differenti. La carota andrà con una radice fittonante a occupare uno spazio maggiore a livello di suolo, mentre il pisello, sviluppandosi principalmente da un punto di vista aereo, andrà a occupare una porzione di spazio che la carota non occupa. In tutto ciò il basilico andrà a proteggere le nostre piante, vista la sua grande quantità di oli essenziali, avendo un effetto repellente nei confronti di eventuali insetti nocivi. Patate e spinaci. Patate e spinaci anche è una classica consociazione. È interessante perché gli spinaci si sviluppano più rapidamente rispetto alle patate, quindi nel momento in cui le patate esigeranno più spazio, gli spinaci saranno già stati raccolti. Inoltre gli spinaci rilasciano nel terreno delle sostanze che aiutano lo sviluppo delle patate, che sono nitrogeno e fosforo. Inoltre gli spinaci durante il loro processo di decomposizione, quindi una volta che sono stati raccolti a livello radicale, rilasciano vitamina C, folati, calcio e magnesio che arricchiscono il suolo e che vanno inevitabilmente anche a migliorare lo sviluppo delle nostre piante di patate. Bene cari amici, il video di oggi è terminato, io vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto, fatemi sapere nei commenti che cosa state facendo nelle vostre orto in questo momento e su che consociazioni state lavorando, in modo che io possa prendere anche qualche spunto. Noi ci vediamo alla fine del mese o più o meno tra 2 settimane per tutti i trapianti. Alla prossima, ciao!